Ciao ragazzi, Ribella, siamo qua con il nostro bellissimo Monster 620 Dark, Dark e oggi vi faremo vedere, la frizione, andremo a cambiare i dischi frizione sì, perché ormai la moto ha 37.000 km e purtroppo ormai sono da fare. ed è oltre la frutta, e proprio Oltre la anche il frutta. caffè. E quindi adesso vi faremo vedere come andarla a sostituire. Passo passo. Ok, Andiamo? via che andiamo. Bene. Via. Non è andato così presto. No, stacchiamo il sensore, Fanno solo modifiche, andiamo a smontare il sensore, chiave di 21, no scusate 24, e questo lo prendiamo giù. Via il tappo. Adesso andiamo a allentare tutte le brugole con una chiave di, Ti ho messo anche la brugola è di 5. di Ma 5. se preferisci C'ho anche il cricchettino. Fate attenzione perché ce ne saranno delle corte, delle lunghe e una che è ancora più lunga, quindi non andate a invertirla. Via che partiamo. Ma quanto è bravo questo Marel, Piaccio, tantissimo. Ah, non abbiamo detto una cosa. Tenete la moto leggermente inclinata perché noi non abbiamo scaricato l'olio. Quando si staccherà il coperchio piscerà fuori dell'olio, quindi tenetela leggermente. Vedete, abbiamo già una bacinella sotto. Mettete delle plastiche per non bagnare in terra. Sì, perché sei un pasugone. E questa è quella lunga, vedete? No, è questa. Questa è quella lunga. Questa qua. Iniziamo già a dire delle cagate in giro. Ah, oh, sembrava lunga. Questa è quella lunga. Martello di plastico di gomma, perché c'è la pasta da guarnizioni, qualche pacca, delicati perché è alluminio, lo sfonnate. Che Ecco, staccato, dai. c'è un centraggio da questa parte qui e arriva giù l'olio. Sì, Sempre brugola di 5 e adesso andiamo a svitare tutte le viti, svitandole pari. Veniamo su pari, non tutte in una volta perché sennò l'ultima ci tirerà in bocca. Vedete? Dove vuoi andare? Molla e brugola con rondella. Tenete un pelo in pressione. Ok. Perfetto. Adesso andiamo a prendere giù i dischi. Tiriamo via piattelline in alluminio. Spingi il disco, usciamo. Notiamo che abbiamo una freccia, la freccia va in linea con un'attacca che abbiamo sulla parte mobile, questa qua. Tiriamo giù le 3 mollettine, che sono quelle di ritorno, e poi andiamo a tirare giù i dischi vecchi.
Come vedete sono alternati, uno in guarnitura e uno in acciaio. Quelli in acciaio abbiamo già controllato, sono buoni, quindi questi qua non li cambieremo, cambieremo solamente questi. In caso che questi qua sono molto consumati o di colore blu o piegati, si cambiano anche questi. Qui non ce n'è bisogno. Via. Tirati su tutti? Allora, tirati giù tutti. Questi sono i dischi usati Un po' più su. e adesso andiamo a mettere su quelli nuovi. Questi sono i dischi nuovi. Ci siamo accorti che i nuovi, nel fare delle prove, sono leggermente più larghi questo dente qua. Hanno un po' di bavettina. Hanno un po' di bavettina e andando a infilare l'ultimo resta molto molto stretto, non riesce a, diciamo, a vibrare per bene nel cestello. Allora cosa succede? Li abbiamo tutti limati, ne abbiamo tenuto uno per far vedere come limarlo. Prendiamo una limetta e poi pian pianino andiamo a darci una limatina così. Adesso io continuo, non lo faccio qua perché sennò lo sporco va nel motore da una parte e anche dall'altra, cioè il dente va lavorato in tutte e due le sezioni per farlo ballare per bene. Boh. I dischi vanno messi a bagno d'olio, in un olio da motore, in un olio da poco, perché il cartone si gonfia leggermente, quindi vanno lasciati riposare per qualche ora. Ok, vedete? Tutti belli unti. Adesso andiamo al montaggio. Partendo dal niente, quindi sul fondo non c'è niente, andiamo a prendere il primo disco guarnito e andiamo a metterlo in fondo. Il disco deve scorrere bene fino in fondo, non si deve impuntare. Se si impunta vuol dire che c'è della bava. Disco in acciaio e lo mettiamo. Ok. E adesso disco guarnito. Disco in acciaio. Disco guarnito. Disco guarnito, ma le punte dei dischi in acciaio teniamole tutte allineate, che quando andiamo su con l'ultimo pacco facciamo meglio, non un tanto al chilo a caso. Comunque adesso vado avanti. Bene, l'ultimo disco dovrà essere quello guarnito, mi raccomando, perché va a sfregare sull'acciaio. Se qui avete quelli in acciaio, non può essere acciaio contro acciaio, mai. Tacca in basso, freccia e adesso andiamo su. Non hai messo le molettine, eh? Lo so. Perché se le metto adesso mi cadono. Questo è solo per allineare i dischi in acciaio. Ok. Ricordiamoci le 3 molettine, sono qua. Se non ci riusciamo ci possiamo mettere anche un po' di grasso, Mettiamone una. Lì. 2.
se vi si rompono i guanti li potete anche cambiare, non siete obbligati a lavorare sempre con i guanti rotti. Sì, infatti, cambiateli. Mi arriverà in bocca. Eccola lì. Controlliamo che siano tutte a posto. Ok. Guardiamo che scivolino bene. Vedete i dischi in acciaio vanno a scivolare in quello guarnito. Per me non sei dentro tutto. Ah beh, adesso va dentro poi quando tiro, C'ho le molle che spingono fuori. L'ultimo piattellino. E siamo su. E adesso andiamo a mettere le molle e andiamo a tirare la frizione. Allora, se abbiamo le molle nuove le cambiamo, noi utilizziamo quelle vecchie. Primo, tina, spingiamo, comprimiamo la molla e gli facciamo fare un qualche giro. Se adesso volete farlo impazzire andate a tirare la frizione così gliela spara in faccia. Sì, mi spara in faccia le molle. Dai Pierino, dai! Adesso le andiamo a avvitare un po' tutte regolari. Ok. Chiave dinamometrica. È già L'hai già regolata. tirata? Sì, ha 1,1 kg. 11 newton. Ok? E tiriamo. Mettimi dentro una marcia. Metto dentro una marcia. Girare. Ole. Cioè, 11 newton. Tiriamo incrociato. Ecco qua. Controllo finale. Sì, ci sono tutti. Andiamo a vedere che lavora la frizione in modo corretto. Quando schiaccia la frizione, vedete? Perfetto. Direi che ci siamo. Adesso possiamo andare a chiudere. Il carter. Questa è la parte forse più importante del lavoro. Noi abbiamo un O-ring che lo trovate in questa posizione qui. Questo serve per mettere in pressione l'olio motore ai cilindri. Se vi scordate questo O-ring qui rischiate di danneggiare gravemente il motore. Allora, una dose generosa di grasso. Sporcate l'O-ring. Serve perché così sta appiccicato là e quando chiudete non cade. E lo andiamo a mettere in posizione. Lì. Questo ring qui, se lo vedete rovinato, lo cambiate assolutamente. Metto un altro grasso che sta appiccicato. E voilà! Pasta da guarnizioni, ditone e non serve altro. Però non ti si vede. Ancora un po'. Sì. Molto Meglio, molto molto bene. meglio. Guardiamo l'artista, il giotto della pasta rossa. Dei pennarelli. Non ho specificato quale giotto. Guardate con che maestria distribuisce la pasta rossa. Anni e anni e anni di moto. Anni di moto. Mi sembra quasi che oggi lei non faccia un cazzo. Può essere? Sembra che non faccio niente. Ma in realtà faccio molto io. Lavoro nelle retrovie. Nelle rettovi. Ci siamo? Sì, aspetta che chiudo tutto e poi andiamo su. Ah! Qui ho messo il tappo. Ah, non lo so. Eccolo.
Dai, ci sei? Vai che si va su. Ma Si me va forse su. la devi girare. Ecco, forse così. Poi vedi che Ok. dici che non faccio niente, ti paro il culo alle tue marronate. Forza, io lavoro, te guardi. Sì, sì. Adesso guardiamo che questa zona qui dove ci va l'o-ring sia bene pulita, importantissimo. E adesso andiamo su. Controlliamo che ci sia il centraggio, che è da questa parte, e chiudiamo. Op. Ok, andiamo a prendere le viti. Vi ricordate che c'è la lunga che va qua, Se no poi dice che non faccio niente. che abbiamo quella con la bussola e quella con la rondella. Qui. Le stiamo solo avvicinando, non le stiamo tirando ancora. Ok. Dinamometrica sempre a 11 Newton metro e andiamo a tirare, stavolta in modo incrociato. You're all set now to rock this town. You don't really need to play it low. Just get up and go. This is all your show. You should know I've been Il nostro sotolino possiamo togliere. you're my number one. Kick it off now and bring it on. This will be Vedi che scatta, scatta. Oh. Se te che hai paura di tirare. Via. Sensore. Sensore. Bussola di 24. E tiro. Adesso mettiamo la moto in orizzontale, guardiamo che l'olio sia a livello, se no rimettiamo dentro un po' dell'olio vecchio e poi dopo andiamo a provare la moto. Puliamo anche la marmitta dagli eventuali schizzi. Anche questa volta abbiamo finito la moto, frizione va da Dio, abbiamo controllato tutto. Lavoro a regola d'arte. Lavoro a regola d'arte. Grazie Danilo che mi No, sono Oggi- Veronica. Sei Veronica? Non sei Danila? No, no, non ancora. Niente, Perché te Danilo. non sei abituato a avere a che fare con delle donne. No, a sto colpo abbiamo fatto vedere finalmente la proprietaria della moto. Le tette sono uguali. Va bene la moto? La moto va da Dio, Meno male. si scala tantissimo, è a posto, è perfetta, riesco a mettere la folle. Riesci anche a mettere la folle? Addirittura. Riesci a prendere la folla, è incredibile. Dici quanto ti dovevi andare per... Stava per pensare la cifra! E in effetti, No, però no, no, ma- e in effetti va bene, dai. No, vabbè. Allora, Quindi questo l'abbiamo grazie Vero. fatto. Grazie Vero. Che Grazie a voi ragazzi che siete sempre il massimo. Il tuo bello è che ti fidi. Vi devo fidare di qualcuno. No, ci raccomandiamo, date una limata nell'esterno del disco, perché sennò c'è caso che le marce non vadano dentro. Se non l'avete anche mai fatto, dopo date semmai uno spurgo anche alla frizione, all'olio, che non si sa mai. Noi l'avevamo fatto da poco, quindi non l'abbiamo rifatto, ma se non lo fate da un po' vi conviene farlo. Se poi volete vedere come si fa, scrivete sotto nei commenti e noi tranquillamente ve lo facciamo vedere. Bene, a questo Ok. punto, come sempre, accendetegli il sonaglino, Cavolo, non l'ho mica detto, accendete lo squillino, il sonaglino, il campanone, seguiteci su Facebook e su Instagram. iscrivetevi al canale. Non abbiamo detto un'altra cosa importante. Che cosa? Il costo.
Non si può dire, era un regalo. Ah, non si può dire. Datevela a vedere su Amazon cosa costa, o su Esatto. eBay o su YouPorn. So io porno. No, vai, Non si niente, può dire. non si può dire. Non si può dire. Bene, dai ragazzi, Basta, un via. saluto e alla prossima. Vai, 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 vai. Ciao a tutti.